Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video approfondiamo un'ulteriore novità introdotta dalla versione 4.3 andando a parlare di pagine layout con sfondo SVG interattivo. In questo modo noi abbiamo la possibilità di creare delle pagine simil floor plan rendendo cliccabili, quindi interattive, delle zone dello sfondo senza l'aggiunta di ulteriori widget. Non perdiamo ulteriore tempo e andiamo a vedere insieme come fare. Partiamo subito dalla creazione di un'immagine SVG. SVG sta per grafica vettoriale, che è un'immagine non definita da punti colorati, quindi da pixel colorati, ma praticamente da un insieme di oggetti, di poligoni che vengono renderizzati come se fossero veramente disegnati e ha la caratteristica che è totalmente scalabile in funzione della dimensione. Io non sono assolutamente un esperto di grafica vettoriale, ho scaricato Inkscape, che è un software gratuito per appunto creare immagini vettoriali, e adesso ne faremo una molto semplice, semplicemente per far capire cosa si può fare in OpenHub. Quindi la prima cosa che faccio è definire le proprietà della mia immagine, vado a farla in formato orizzontale, quindi 1280x720. E poi vado ad aggiungere degli oggetti. Ad esempio aggiungiamo un rettangolo che potrebbe essere ad esempio un divano, e aggiungiamo un cerchio che potrebbe essere una lampada. Ovviamente è un esempio molto banale, ma chi è in grado di utilizzare grafica vettoriale oppure cercando su internet si trova qualcosa di già fatto, è possibile creare un'immagine molto accattivante dal punto di vista grafico. Una volta definiti questi due oggetti, noi potremmo già salvare l'immagine e portarla come sfondo di una pagina layout di OpenHub. L'unica particolarità a cui dobbiamo stare attenti per poter rendere queste zone cliccabili, che sono le zone che mi interessa rendere interattive, è quella di aggiungere un attributo all'interno dell'SVG, dell'XML SVG, che fa capire ad OpenHub che questi oggetti devono essere resi interattivi. Per fare questo lo possiamo fare in tanti modi, perché alla fine l'immagine SVG non è nient'altro che un XML con delle particolari caratteristiche, e quindi può essere editato sia in maniera grafica sia in maniera testuale utilizzando un editor di testo. Quindi io cosa faccio adesso? Vado a salvare la mia immagine. Una volta salvata la apro con Notepad e quindi, come vedete, l'immagine è un XML dove vengono definite tutte le cose che sono state fatte in maniera grafica. Quello che dobbiamo fare noi è identificare gli oggetti che vogliamo rendere cliccabili, quindi interattivi, che sono questo blocco rect, che è il rettangolo che ho disegnato, e questo blocco ellipse, che è il cerchio che ho disegnato. Per far capire ad OpenHub che questi due oggetti devono essere interattivi, e quindi è possibile poi tramite OpenHub assegnargli un'azione al click, dobbiamo andare ad aggiungere l'attributo OpenHub uguale true, sia in questo che in quest'altro. A questo punto salviamo la nostra immagine, spostiamo l'immagine all'interno della cartella HTML della nostra installazione di OpenHub, la vedete qua, test SVG, con i due attributi OpenHub uguale true. A questo punto, inserita in questa cartella, noi la possiamo utilizzare come sfondo delle pagine layout. Quindi passiamo alla nostra home page di OpenHub, andiamo su impostazioni, pages, e aggiungiamo una nuova pagina di tipo layout. La chiamiamo test SVG, la rendiamo visibile sulla sidebar dovesse servirci e facciamo già subito un salvataggio, così ce l'abbiamo lì. Ovviamente dobbiamo switchare al fixed layout, perché dobbiamo usare il fixed canvas come tipologia di pagina, e a questo punto andiamo a gestire le proprietà del nostro canvas, cerchiamo subito l'image URL e qui dobbiamo mettere /static, che punta alla pagina, alla cartella HTML, il nome del nostro sfondo, test SVG.
e vedete che la nostra pagina ha il suo sfondo. Questo nulla di nuovo su questo perché era già possibile farlo prima, però diciamo che questi oggetti al momento non sono assolutamente interattivi. Questo perché? Perché noi dobbiamo dire alla pagina di tipo canvas che dobbiamo embeddare l'SVG. In questo modo l'SVG diventa parte attiva della nostra pagina. Questa opzione invece che c'è sotto serve anche per vedere le aree interattive nel Run Mode, altrimenti il Run Mode si comporta come se stessimo visualizzando la pagina da utenti. Io questo non lo seleziono. Nel momento in cui abilitiamo questa opzione, in teoria, qui in alto appare questa icona che, cliccata, ci fa vedere le aree interattive. Quindi passando il mouse sopra queste due aree abbiamo un'evidenziazione, quindi OpenHub ci sta facendo capire che questi non sono più sfondo passivo, ma sono zone interattive, quindi zone attive del nostro sfondo. E quindi si possono comportare come se fossero dei widget. Il fatto che OpenHub capisca che queste due figure geometriche devono essere interattive è tutto dovuto a quell'attributo OpenHub uguale true che abbiamo aggiunto alla definizione di queste due figure. A questo punto noi possiamo cliccarci sopra e andare a definire quali azioni devono fare quando vengono cliccate. Senza andare nelle opzioni avanzate, vediamo che abbiamo la possibilità di definire la tipologia di azione, un po' come quando utilizziamo i widget standard, l'item su cui deve lavorare il click su questo oggetto e alcuni attributi relativi all'azione che abbiamo scelto. Nel mio caso io voglio fare in modo che cliccando questo oggetto si accenda e si spenga una luce. Quindi vado a selezionare il mio item e posso scegliere i LED del divano, ad esempio, visto che quel rettangolo potrebbe sembrare un divano. L'azione è il toggle item, quindi cosa fa? Lo mette a on quando non è on e lo mette a off quando non è off. Praticamente fa l'inversione dello stato. Con lo show advanced abbiamo tutta una serie di proprietà che magari vedremo successivamente, quindi per adesso noi ci fermiamo qua, torniamo sulla nostra pagina, salviamo, facciamo la stessa cosa sull'altro oggetto. In questo caso potremo fare ad esempio l'analyze item. Andiamo a prendere il nostro solito item relativo al fotovoltaico, lasciamo tutto di default. In questo modo abbiamo reso dinamiche due zone dello sfondo. Salviamo, andiamo in Run Mode, clicchiamo su questo, dovremmo vedere l'analyze della produzione del fotovoltaico, infatti sta funzionando. Cliccando qua ovviamente noi abbiamo acceso e spento una luce, però non abbiamo nessun feedback visivo, ovviamente a meno di non essere nella stanza in cui c'è quella luce. Quindi torniamo sulla nostra pagina, magari andiamo a cambiare l'item e mettiamo studio, così vedete che mi si spegne la luce sopra la testa. Salviamo, Run Mode, luce spenta, sono sparito, e luce accesa. Ovviamente possiamo avere anche un feedback visivo direttamente sull'oggetto, quindi clicchiamo qui, andiamo a vedere le proprietà avanzate e noi possiamo definire un colore per lo stato on e lo stato off. Quindi ad esempio lo stato on lo mettiamo rosso e lo stato off lo mettiamo ad esempio grigio. Salviamo, Run Mode, adesso è rosso perché la luce è accesa, se clicco diventa grigio, se riclicco diventa rosso. Bene, per questo video possiamo fermarci qua, quindi abbiamo visto come in maniera molto semplice è possibile rendere interattivo uno sfondo in grafica vettoriale all'interno di una pagina layout.
quindi per dare la possibilità di rendere cliccabili certe zone senza dover aggiungere ulteriori widget sopra lo sfondo. E in un prossimo video andremo a vedere quali sono le proprietà un pochino più avanzate che mi permettono appunto di configurare al migliore dei modi la parte interattiva di uno sfondo SVG. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!